Ciao ragazzi, io sono Nell'Irfa e oggi mi trovo su Ark. Adesso andremo a vedere come fare il Cave Labyrinth su Ragnarok. Più o meno qua. Dunque, poi altra nota importante è che all'interno della cava è molto buio, quindi o vi fate tante torce e ve le portate, oppure andate a utilizzare uno degli animali di Aberration. Io userò il can bulbo. Ricordatevi sempre di portare anche un animale per effettuare poi a metà del percorso il sacrificio. Infatti vi chiederà un piccolo animale, quindi un animale da portare in spalla praticamente. Questo è l'ingresso della cava e qua potete anche andare a mettere per terra i lettini se morite, quindi vi potete restare qua. Allora dovete entrare dentro schiacciando il tasto C e procedere in questa maniera perché ha un tetto molto basso. Ed eccoci qui al suo interno. Come vedete la cava è molto buia, quindi qui potete anche incominciare ad accendere o la vostra torcia o il can bulbo. Cosa ci dobbiamo portare? Quindi un dino per fare il sacrificio, i rampini di Aberration, il glitter di Aberration, delle torce, le pozioni di vita, un antidoto anti-morso di pipistrello, lanciafiamme dell'acqua e della carne, naturalmente se abbiamo fame, poi un Rex per l'ultima stanza nella Crio e armi di ogni tipo per sparare agli animali. Ora procediamo, entriamo nel vero e proprio, nella prima stanza, quindi qua avete una trappola, la prima trappola, vedete che sta uscendo fuori e vi infilza, quindi dovete aspettare semplicemente, fate una bella corsa, ecco. Dunque allora qui avete dei pulsanti come potete vedere e bisogna andare a cliccare i pulsanti in un certo ordine in modo che poi qui questa mattonella si vada ad aprire e apri un'altra stanza, la stanza successiva. In questa prima parte dovremo utilizzare poi i rampini che ci siamo portati, quindi il primo tasto da andare a selezionare, quindi schiacciare, è questo qui che vedete dalla grata, quindi è il numero 1. Ok, l'abbiamo schiacciato, adesso poi andremo di qua, io qua, e andremo a utilizzare i nostri rampini, quindi ce li andiamo a indossare, vedete, dobbiamo andare da quest'altra parte. Ok, e qua ci lasciamo cadere e andiamo a selezionare il secondo bottone, poi usciamo fuori utilizzando sempre naturalmente i rampini, in certi punti non fa molto, ok, e qua ci torniamo indietro, vedete che qua c'è la grata e quindi andiamo a finire da quest'altra parte e qui andiamo a selezionare il terzo bottone. Aspettate che non lo fa cliccare, ok, e l'altro bottone è questo qua. Dovete un attimo mettermi magari in prima persona perché non ve li fa cliccare subito bene. Allora riprendiamo i nostri rampini e adesso dobbiamo andare qua in alto, vedete che c'è questa stanza qui in alto posizionata, quindi dovremo arrampicarci qua, utilizziamoli. Ok, una volta che siamo dentro facciamo il tasto spazio e ci lascia, e questo è l'ultimo, vedete che si sta aprendo, dovete essere un po' veloci, qui si è aperta la botola che vi dicevo prima e quindi vi fate cadere giù e c'è l'acqua, quindi non vi fate alcun danno. E arriviamo in questa stanza. In questa stanza potete stare tutto il tempo che volete, anche AFK, guardare un po' l'acqua, magari qui bere se avete bisogno perché c'è l'acqua. E togliamo i rampini che tanto in questo momento non ci serviranno e dovremmo arrivare in quell'ultimo alla fine del corridoio e lì si aprirà una porta. Nel momento in cui si aprirà la porta dovremmo andiamo a schiacciare qui il bottone. Qui c'era il mio cadavere che ero morta prima. Facciamo questo percorso e non guardiamo mai
La statua purtroppo mi ha preso, non so perché. Utilizziamo la pozione. Ok, ce l'abbiamo fatta. Aspettiamo di rifullarci di vita e poi continuiamo. In quest'altra terza stanza, come potete vedere, sono andata a mettermi le ali, perché qua bisognerà fare un percorso saltando da uno di questi pilastri all'altro. E quindi il primo pulsante, lo vedete, è lì di fronte. Quindi lo andiamo a schiacciare e si aprirà questa grata. E a questo punto dovremo andare dall'altra parte. E qui dovete solo semplicemente saltare da una parte all'altra, cercando di ovviamente prendere il punto giusto. Dunque, se cadete comunque potete andare tranquillamente anche da sotto, perché non ci sono animali fortunatamente, e potete poi risalire con i rampini, quindi sono importanti portarteli sempre dietro. Anzi, qui potete addirittura scendere, dovete scendere perché trovate il primo loot, cassa di rifornimento. Ok, quindi andiamo a prendere i nostri rampini e ci arrampichiamo lassù in alto. Qua non me lo fa mettere, non so perché, vabbè, ok. E questo è abbastanza semplice. Ok, adesso ci troviamo di fronte all'altra stanza. Dunque, adesso inizia la parte un po' più difficile, complicata di tutto il dungeon, perché qua possiamo aprire tramite quel tasto che vedete lì davanti, ma inizieranno ad arrivare i pipistrelli oppure altri tipi di animali, quindi dovete utilizzare il lanciafiamme che vi avevo detto di portare inizialmente. Eccolo qua, caricatelo, mi raccomando ricordate di portare anche le munizioni e vediamo come va. Qua non vedo niente. State attenti perché ci potrebbero essere anche dei buchi nel... ecco, li stanno arrivando. Ok, li bruciamo. Sa che ci vogliono molte munizioni. Allora, sono stati stecchiti. E quindi ora andiamo a cliccare su questi due tasti. 1 e 1, 2. E quindi si aprirà l'altra stanza. Entriamo dentro piano piano perché qui c'è una nuova trappola. Ora guardando il centro dovremmo andarci a nascondere dietro la prima colonna, sperando che dovrebbe scattare la trappola. Eccola qui, vedete che è scattata e non ce ne dovrebbero essere altre, perché se andiamo a prendere subito il drop rimaniamo fregati con queste frecce, quindi adesso possiamo andare tranquillamente a prendere. Dunque adesso andiamo verso la porta, che non ci dovrebbero essere problemi, e andiamo a selezionare questo bottone qua, 1. Poi andiamo a selezionare questo qua, dovrebbe essercene un altro qui da qualche parte. Ah, eccolo qua, era questo qua, 2. E poi il primo, scendendo le scale qua, il primo dovrebbe essere questo. Vediamo se si apre. Sì, e quindi si apre un'ulteriore stanza. Dunque a questo punto si è aperta un'altra stanza, qui ci sono due bottoni e quindi due porte, qui possiamo scegliere se andare a fare il percorso di destra o il percorso di sinistra. E noi in questa prima parte faremo il percorso di sinistra, quindi andiamo a cliccare qua e si dovrebbe aprire in teoria la porta, ok, si è aperta. Dunque adesso andiamo a selezionare i primi due bottoni qui in fondo vicino alle due porte, quindi il primo, 1. A volte non si... e 2. Si dovrebbe aprire questa qui laterale e noi andiamo a finire qui dentro. Qui attenzione che potrebbero uscire magari degli animali. Allora, qua su questa colonna abbiamo 3 bottoni, andiamo a schiacciare tutte e 3, quindi si aprono altre 2 porte e andiamo in questa porta sulla sinistra.
Qui percorriamo sempre dritti e attenzione che qua c'è un'altra colonna e andiamo a fare questo bottone in basso. Ci sarà un buco e ci dovremo buttare poi sotto, quindi. Ed eccoci qui al nostro primo artefatto. Qua attenzione che bisogna saltare. Ops. Ok. Ed eccolo qua. Si tratta dell'artefatto, vediamo un po', dell'esperto. Eccolo qui. Quindi qui possiamo procedere, credo, senza. Bisogna stare a guardare per terra se ci sono magari buchi, perché e qua si apre in automatico, ok. Ah, questa qui inizia la stanza del sacrificio, quindi dobbiamo sacrificare il nostro animale che abbiamo portato in spalla. Credo che qua non ci sono nessun tipo di trappole, speriamo. Vedete che fa vedere. Ecco, questo qui al centro bisognerà andare a buttare il nostro cambulbo, che adesso ci metteremo circa mezz'ora per riuscirci, perché non so se andrà a finire dentro. Infatti dovrà andare a finire dentro a sto buco. Comunque adesso ne faremo vari tentativi. Una volta che andrà a finire dentro sarà. Ok, sono riuscita a metterlo in segui, quindi a farmi. E si è aperta questa porta. Adesso bisognerà un attimo alzare la gamma perché non si vede niente. Dunque adesso ci sono un attimo la torcia perché non mi si alzava. Quindi portatevi le torce nonostante il cambulbo, anche perché potrebbe morire durante la strada. Ho sentito un click. Quando sentite il click può darsi che si attivino delle trappole. Qui facciamo una corsa. E qui ci dovrebbe essere il nostro pulsante, l'ultimo. Quindi i pipistrelli speriamo che non mi vengono dietro. Ecco appunto. Vabbè, corriamo in fondo alla stanza. Allora, qua c'è da arrampicarsi e mettersi un attimo da qualche parte con i rampini. Quindi ci andiamo un attimo a posizionare. Dunque a questo punto escono gli animali fantasma, così spirito, che sono questi qui bianchi, e utilizziamo il nostro T-Rex se possiamo tirarlo fuori dalla capsula, dalla criocapsula. Adesso ce l'ho dietro comunque. E dovrebbe fare velocemente fuori questi animali. Una volta che abbiamo pulito la stanza, quindi vedete se ne riproducono altri. Dunque in teoria adesso gli spiriti della cava si sono calmati e infatti ricordate che qua nell'ultima stanza avete anche poi l'acqua se magari ne avete bisogno. Io ne avevo bisogno, quindi dopo andrò a ricapsulare il mio Rex, però no, dov'è? Tanto mettiamolo così. Ok, adesso c'è un'atmosfera molto tranquilla e qua si è aperta la nuova stanza, l'ultima stanza dove trovate gli ultimi artefatti, quindi ve li andate a prendere. Ok, questo, quindi sono 3 in totale, quelli che trovate qui dentro. E poi ci sono quegli altri, cioè c'è l'ultimo nell'altro percorso, diciamo, sott'acqua, che faremo vedere un'altra volta. Dunque l'uscita è qua, è una grata che si trova abbastanza dove c'è l'acqua ed è questa qua. Basterà semplicemente buttarvi sotto. Ok, se non si accende la luce non si vede niente e quindi fuori dall'acqua accendete la torcia. Andiamo più velocemente. Qua non ci sono animali, quindi non c'è nessun problema. Dovreste trovarvi a un punto di uscita del deserto. Ecco che si apre qua. Ok ragazzi, per oggi è tutto, abbiamo finito con questo labirinto, è stato abbastanza complicato, però una volta che si imparano bene i percorsi non è tanto difficile. Qui ci si può anche alzare. Grazie di aver seguito, come sempre vi invito a mettere un mi piace e naturalmente se ancora non l'avete fatto a iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima! Nell'ultima stanza, se non vi volete portare il Rex, potete sparare sempre con
dei fucili agli animali e cercate di arrampicarvi coi rampini su una colonna. Se avete delle domande fatemele nei commenti e se volete vedere qualche video su Ark in particolare scrivetelo sempre qui sotto. E come sempre vi invito a iscrivervi al canale e mettere un mi piace a questo video. Ciao!